Eccola la sorpresa! Ciao ragazze mie, auguri, 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 auguri a oltranza. Allora, ci siamo, alcune di voi non avevano capito che era una diretta, infatti non lo volevo far capire, perché non era prevista. Allora, aspettate, devo abbassare tutte il... Allora, Flavio! Da quanto tempo Flavio c'è? Meraviglioso! Ciao Cristina, Morgana! Allora, Umberta, Veronica, Cati, Massimo, eccole, mie sorelle e fratelli, eccole! Che bello! Che bello! Io volevo stare con voi il giorno di Natale, perché siamo una famiglia, Natale con i tuoi, appunto. Natale con i tuoi, meraviglioso. Allora, come state ragazze mie? Come state passando questa giornata? Ci stavamo aspettando o sbaglio? Anche se non lo sapevamo. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Allora, ragazze mie e ragazzi, sì, io volevo dirvi che vi amo incommensurabilmente, cioè vi amo proprio incommensurabilmente. Abbiamo creato una famiglia bellissima, una comunità straordinaria, veramente straordinaria. Questa è non so che dire, sono tra la commozione, non so. Non lo so. Intanto vi saluto. Rosalba, Stefania, Morgana, Irene, Nicole, Antonella, Anna, Ersilia, Negus, Negus Magus, Laura, Michela, Angelo, Cinzia, Ester. Ma quanti siamo? È bellissimo! È bellissimo, è bellissimo. Allora, ragazze mie, è bellissimo, bellissimo, stupendo, stupendo. Che bello. Allora, che mi dite? Che mi dite? Che mi dite? Dai, facciamoci questo Natale in famiglia. Facciamoci questo Natale in famiglia, che è bellissimo. Qua abbiamo Babbo Natale, abbiamo le palline, l'angioletto. Allora. E niente, io vi sento continuamente. Oggi ho fatto delle meditazioni bellissime abbracciandoci tutte e tutti, è stato meraviglioso. Iniziamo proprio a sentire la connessione profonda di quello che significa l'invisibile, cioè noi siamo invisibili e visibili. E il senso è proprio questo. Scusate, hanno suonato. Scusate un attimo, hanno suonato. Aspettate un attimo, vediamo chi è. Chi è? Chi è? Ma scusami, e tu che ci fai qui? Natale. Per Natale. Ah, per Natale. Ma Natale, ma che Me ne vado, sorpresa! me ne vado. No. Allora, aspetta un attimo. Oh! Allora! Eccoci! Sono la Babba Natale! La Babba Natale! Eccoci! Eccoci, sono venuta qui a fare gli auguri a tutte le sorelle e fratelli della nostra meravigliosa comunità! Adoro, non vedo un cazzo! Non vedo niente! Meraviglioso! Allora, suoniamo... Suoniamo un po', facciamo anche le bolle, che meraviglia, guardate quanti regali che ho portato, io come faccio a fare... Che cazzo, mi sto cercando tutto, che coglione! Non posso soffiare perché c'ho il babbuccio, non posso soffiare perché c'è il babbuccio, mi ha mandato il bambinello, quindi ecco il mio vero volto, ecco, una cogliona praticamente.
Ecco il mio vero volto. Così fatemi leggere un po'. Allora, quali sono i desideri delle nostre ragazze, i nostri ragazzi? Che te li realizzo subito, te li realizzo. Allora, aspettate, non sto capendo niente perché c'ho chat, cose varie. Aspettate, devo leggere. Come si fa? Come si fa? Aspetta. Allora, no, Esther, ancora non ci vedo. Non me li tolgo gli occhiali per mo'. Non me li tolgo gli occhiali. Ancora. Perché questo mistero ci piace tanto. Cioè, così, voglio dire, siamo gli uomini e le donne del mistero, perché i mistici, diciamo, i mistici sono quelli che salveranno il mondo. Allora, fatemi vedere, non vedo una mazza con gli occhiali io. Cioè, vedo senza occhiali. Anna, ciao ragazze. Ciao. Allora, facciamo una cosa. Ditemi quali sono i vostri desideri. Adesso scrivetemi quali sono i vostri sogni, i vostri desideri, perché io sono qua all'opera. Ho incarnato, di solito in questo caso è Natale, Dio si fa carne, voglio dire, babbo si fa carne. In questo caso, capito? Ragazzi, dai su, dai, vediamo. Daniela, dai, mostrati a noi, Francesca. Ti abbiamo visto nel video, lo sappiamo che eri tu. No, non ero io in quel video, ragazze, sulla regola del 3, non ero io. No, non sono ancora pronta, ragazzi, non sono ancora pronta. È bello così, non mi piace come Babbo Natale. Allora, vediamo. Allora, vediamo, leggiamo i desideri, che tutti i miei desideri del cuore siano realtà. Sì, sono già qui. Vorrei riabbracciare la mia fiamma. La tua fiamma è dentro di te, amore. Cioè, nel senso, la tua fiamma è dentro di te. Appena noi abbracciamo la nostra fiamma interna, la fiamma esterna si palesa, ok? Monica, l'unione con l'amante mistico e tanti soldi. Ce l'hai già. Allora, Walter, 8 anni che non vedo mia figlia perché la madre me l'ha messa contro dicendo cose brutte. Prego il Signore di poterla conquistare. Walter, allora, benedici la mamma di tua figlia. Perché il karma sta proprio lì. E sono immagini che noi creiamo, no? Cioè, nel senso, la nostra anima crea queste immagini, crea l'immagine della persona che, come dire, ci mette contro delle altre persone, i figli, affinché noi possiamo rompere le nostre paure e resistenze che ci separano dal darci a quelle emozioni. Allora, ancora, Martina, riconciliarmi con la persona che ho nel cuore. Ok, allora, Sabbe Satta Sukhi Hontu, il mantra Sabbe Satta Sukhi Hontu, che tutti gli esseri possano essere felici. Allora, che bellezza, Maria Grazia, Valentino, Francesca, io ti ho mandato tante mail e voglio ringraziarti perché mi hai fatto gli auguri che tutto andasse bene per il mio intervento. Ah sì, mi ricordo Valentino, mi ricordo. Auguri, bello mio, auguri. Mua. Veronica, avere successo nella mia attività professionale, manifestare il mio amante mistico. Veronica, vacci dentro, nel senso, ci sei già. Bene, scrivetemi tutti i vostri desideri, ragazzi. Scrivete che stasera faccio un calderone. Faccio stasera. Scusate, mi voglio cambiare. Ragazzi, scusate, perché si dice che portare il cappello in casa è male. Aspettate un attimo, voglio dire, mi tolgo il cappello. Faccio uno striptease adesso. Mi tolgo il cappello. Mi tolgo il cappello e scusate, cambio d'abito e mi metto il cerchietto. Eccomi qua, mi metto il cerchietto, ecco qua, così sto più ordinata in casa. Questi me ne metteva sempre mia madre, mi metteva il cerchietto, le gonnelline a pois. Io ho odiato quelle gonnelline a pois e i cerchietti. Allora, di che vogliamo parlare, ragazze mie? Che abbracciamoci. Aspetta, mi prendo il computer, lo abbraccio un attimo, così sentite il nostro calore, il nostro affetto. Così, ragazze, sì. Allora, dai, vi leggo un po'. Daniela,
E che cavolo, a 66 anni, solo 44, ho incontrato, non riesco a leggere, andare troppo veloce, mannaggia, aspetta. Un uomo che mi ami davvero c'è. Daniela, non esiste l'altro fuori, bella mia. Cioè non c'è nessuno fuori. La bella notizia è che non c'è nessuno fuori. Non c'è nessuno. C'è tutto dentro. Quando ho capito sta cosa, ho detto, e mo? Che si fa? Che si fa? Che si fa, mo? Che si fa, mo? Ve l'ho detto nei podcast poi quello che ho fatto. Ve l'ho detto nei podcast, ragazze. Sì. Allora. Sì, Monia, manifestare il mio amante mistico e l'abbondanza che merito per diritto naturale. Allora, io pensavo, no? Allora, ieri pomeriggio stavo seduta alla mia solita poltrona rossa davanti al camino e pensavo. E dicevo, no? Stavo sola in casa, guardavo la sedia di fronte, guardavo la mia scrivania, guardavo i cuscini e dicevo, ma tu sei tutto questo, non tu io. È l'amante mistico. Vi ho detto che sono tendenzialmente un'aquila, no? Nell'ultimo podcast Magia Pratica 10. Non tendenzialmente, è tutta una tendenza aquilare, diciamo. La tendenza aquilare. E Aquilaris! Ecco, e quindi pensavo, quindi tu sei questa poltrona, mio amante mistico. Tu sei questo camino, sei lo spirito del fuoco. È quello l'amante mistico. Perché quella è la natura, no? Quando parliamo di divinità, ragazze, noi ragazzi, non dobbiamo mai intenderla una cosa, come quando parliamo di umano, non dobbiamo mai intenderla una cosa. È la molteplicità nell'uno e l'uno nella molteplicità, e queste molteplicità si intrecciano come un po' le matriosche, non so se è l'esempio giusto, non lo so. Però il senso è proprio questo, e come vi ho detto nel video Magia Pratica 10, quanto è difficile stare con se stessi senza il lamento, più tu riesci a stare in connessione con quella che la mente razionale dice solitudine, invece là c'è lui, non lo stai vedendo, è l'amante mistico, cioè, è lui, c'è. E quindi fondamentalmente cos'è? È cercare di stare quanto più bene possibile con te stessa nella solitudine, quello è il senso, che è la sedia dove ti siedi, dici no, è assurda sta cosa, no, così è. Allora contemplare quella sedia dove i tuoi occhi non vedono nessuno, i tuoi occhi che guardano fuori, ma i tuoi occhi che vedono dentro sanno. È più facile a sentirlo che a spiegarlo. Ecco perché quando vi faccio i podcast, no? Cercando di trovare le parole più semplici possibili per trasmettere un'emozione, una sensazione che sembra un po' anche di chiuderla quell'emozione, no? Di confinarla in delle parole. Ecco, però cerco di trovare sempre le parole giuste per trasmettervi quello che effettivamente percepisco, capito? Quindi l'amante mistico è lo stare, è sposare la propria natura. Quello è l'amante mistico, sposare la propria natura. E allora appena sposi la tua natura iniziano ad arrivare dei compagni, ma non parlo solo di compagni, inizia ad arrivare prosperità, inizia ad arrivare la prosperità che ti spetta. Però la comunione, in dialetto da noi si dice lo sposalizio, tra te e l'amante mistico, è imprescindibile per la tua realizzazione in tutti gli ambiti, capito? Ok. Fatemi leggere un po' i commenti, ragazzi, perché io non è che vedo molto questi occhiali. No, aspetta. Allora, vediamo. Allora. Sì, Tiziana dice: "Mio desiderio è vivere nella 3D un amore immenso come quello con il mio amante mistico". È l'accettazione di sé, ripeto, è l'accettazione di sé. È l'accettazione di sé. Sto leggendo i vostri commenti, ragazze, se sto zitta è perché sto leggendo. Francesca, potresti raccogliere tutti i mantra in un post o un video? Sì, l'avevo pensato già, Marina, di farlo.
E per adesso ci sono i 3 mantra, quelli potentissimi che vi ho detto. Il Amaterasu o Omikami, quando vedete qualcosa di bello in natura e per darvi quella natura all'interno dove dire Amaterasu o Omikami. Poi abbiamo Emao, meraviglia, poi abbiamo 4 erano sì, Uketamo, io includo, poi abbiamo Sabbe Satta Sukhi Kontu, possano tutti gli essere felici, ok? Per adesso, poi ve li racchiudo in un mantra, ve li racchiudo in un mantra i mantra. No, sono mantra potentissimi che vengono sia dallo shintoismo giapponese, dalle altre culture e tradizioni buddiste. Io li ho imparati tantissimo da Selene e poi mettendoli in pratica in base alla mia conoscenza, alla mia esperienza, ve li sistemo, ok? Allora, era meglio che non ti facevi vedere, ma infatti ho fatto vedere Babbo Natale, non io. Allora, ma l'accettazione di sé è anche accettare che non ci sia mai nessuno? Sì, allora sei un'aquila. Nel podcast Magia Pratica 10 te l'ho descritto, te l'ho detto. Il senso è magari sei un'aquila, sei una predisposizione di aquila, ok? Allora, a me trovare un lavoro, il mio desiderio è trovare il lavoro che mi porta ad esprimere il mio vero valore e talento e mi porta una serenità economica di essere autonoma e dipendente. Sì, Laura, anche lì sposare la propria natura, sposare il proprio amante mistico, determina l'accettazione di sé e la fuoriuscita del talento, va bene? Dove tu che cosa sai fare meglio. Allora, bellissimi. Allora, ragazzi, facciamo una cosa. Io con questa cosa di Natale voglio fare una cosa. Adesso io giro il computer e vediamo un po' che cosa ci dicono i maestri, i nostri spiriti guida, i nostri amanti mistici, ok? Allora, io giro, perché mi sto soffocando questa cosa. Sì. Allora, io giro. Allora, aspettate che un attimo mi tolgo l'occhiale, mi sbardo. Oh. Io mi devo mettere la molletta. Allora, eccomi. Allora, ragazze mie, allora. Intanto sto continuando a leggere i vostri commenti. La follia è la sintesi dell'anima. Fra, non uscire mai così che ti spaventi l'alter ego. Meraviglioso! Meno male! Mi spavento l'alter ego. Allora, ragazze, dai, facciamo una cosa, dai, Allora, siccome qua c'è Alessio con me, il nostro voglio dire, il nostro adepto alla causa, voglio dire, è una mia anima gemella, Alessio. Dico una mia anima gemella perché le mie gemelle sono diverse, sono persone che ti accompagnano nel percorso, possono essere da amici, amanti, ok? Ok, Ale, allora, che carte vogliamo prendere? Hai qualcosa da dire che stai guardando? Allora, innanzitutto, ciao ragazzi e ragazzi e tanti auguri di buon Natale a tutti. Allora, scegliamo. Ok, Alessio sta scegliendo le carte. Secondo la tua sposa Celeste, Ale, allora, che carte sceglieresti in questo momento per poter dire qualcosa di importante, di incisivo? Insomma, che cosa... Voglio un oracolo. Un oracolo vuoi? Mm-hmm. Qua, là ci sono gli altri. Intanto io leggo i commenti delle ragazze e tu scegli, Ale, vai. Lettura in diretta. Sì, Veronica, facciamo lettura in diretta. Allora. Ale sta scegliendo le carte. Quale, questo? Sì. Questo, davvero? Vedo un po'. Questo parla d'amore. Alessio strano che Alessio, che mi esce sempre come re di coppe quando gli faccio le stese, che poi è del Toro, però mi esce come re di coppe. Vuol dire devi integrare un po' di, diciamo, Ale, tu sei proprio l'empatia, l'amore fatto persona. Appunto, Alessio ride, intanto sta dietro di me. Che ti sogghigni? Di alle ragazze quello che voglio dire, che ti sogghigni? È tutto vero. Cosa è vero? Di quello che dici. che tu sei... È la realtà dei fatti.
che sei toro però vorresti essere, che ne so, uno scorpione, un cancro, no? È ascendente scorpione. Infatti, ce l'ho nell'ascendente. Ok, appunto. Ma tu cosa pensi? Da tu, voglio... Sì. Allora, vediamo. Se, allora, aspetta, forse le ragazze stanno chiedendo qualcosa. Alessio è il nostro velino! L'amo, Ti ama, sia Sunflower. Grande sia. Ok. Sì. Allora. Ale, ma tu cosa ne pensi del... non lo so. Si vede che io sto un po' emozionata, sto camuffando comunque, ragazzi, sto camuffando. Francesca sta camuffando, non devi camuffare la tua emozione. Se non hai niente da dire, stai in silenzio, Francesca, lo dico a me medesima, al mio alter ego, quello di prima. Ale, sto facendo un casino, Ale, dimmi tu, perché sto molto emozionata, sto capendo una mazza. Anzi, siediti, non mi stai dietro le spalle se mi viene l'ansia. Siediti qua, per favore. Ecco. Ok, bravo Ale. Ok, siediti, bravo, ok. Allora... Allora, Ale, sì. Ma tu cosa ne pensi? Che ne so? Allora, siccome le nostre ragazze... Allora, vogliamo un parere maschile? Vogliamo un parere maschile rispetto all'amore da un toro ascendente scorpione? Vogliamo... Un toro tutto coppe. Un toro tutto coppe. Vogliamo un po'... Prima, siccome mi ha scelto le carte dell'amore comunque, Alessio, allora, siccome sei responsabile in questo momento di questa scelta, allora vogliamo sapere tu cosa ne pensi dell'amore. Voi siete d'accordo, ragazze? Glielo chiedo? Lo faccio parlare? Poi c'è Michele, dice sono toro ascendente vergine. Anche Alessio è un'aquila? Siamo a posto. Allora Alessio, ti senti più un'aquila, una rondine o un pappagallo? Io so già la risposta comunque. Lui ride. Io so già la risposta. Vai. Allora, se la domanda è quello che mi sento di essere aquila, ma mi riconosco nel pappagallo. Ok, quindi sei un'aquila colorata? Sono un'aquila pappagallosa. Un'aquila pappagallosa. Sì, allora lui si sente aquila pappagallosa, diciamo. Ok. Grazie Nicoletta, grazie a tutti. Allora, ma tu cosa ne pensi? A frase troppo forte. Grazie Milena. Ma tu Ale, allora, cosa ne pensi dell'amore? Quindi a questo punto all'aquila pappagallosa chiediamo cosa ne pensa dell'amore. Prospettiva da un toro ascendente scorpione, aquila pappagallosa, uomo. Cosa ne pensi dell'amore? Allora, diciamo che non sono bravo a fare i podcast, ma qua ci vorrebbe un podcast. Comunque non possiamo ridurre l'argomento in poche parole, però ovviamente cerco di essere riduttivo. Spontaneo, Ale, spontaneo. Tanto siamo in famiglia, lo sai. Io penso che l'amore sia il sentimento, l'emozione che muove praticamente tutto, ogni cosa. E poi non lo so, forse essendo un po' troppo re di coppe, io sono sempre per esternarlo, lasciar fluire, al di là della forma poi d'amore che possa essere, non ha importanza. Che responsabilità, Alessio, dice Laura. Oh, Laura mia, hai ragione. Una grandissima responsabilità. Ma non ne avvertiamo il peso, Quindi sì, Ale, sì, è vero, Alessio è proprio un re di coppe, l'archetipo del re di coppe, con quella concretezza del toro, diciamo. Sì. È vero. Io per esempio ho a che fare con i bambini, con i ragazzi, e quella per esempio per me è una delle forme d'amore più grandi che ci possa essere, e cercare anche di trasmetterla ai ragazzi ha un'importanza non di poco conto, specialmente considerando la società in cui viviamo, il momento storico in cui ci troviamo, e anche l'educazione culturale e sociale che abbiamo ricevuto. C'è bisogno di una bella sterzata. E dobbiamo darci da fare tutti noi che abbiamo, diciamo, aperto gli occhi.
Oh, bello, ci piace, ci piace, ci piace, ci piace. E Caterina ci dice come fare andare via il pensiero di una persona che ci ha fatto del male. Caterina, il fatto è che non devi mandarlo via, il problema è che noi vogliamo mandarlo via. Ecco perché sta sempre lì. È quello che è il principio che vi dico sempre, no? È l'inclusione. Cioè il fatto che ha fatto del male, se tu non vedi il senso di quel male, nel senso da che prospettiva guardiamo quel male? Tutto ciò che arriva per un ottimo fine, come diceva Giordano Bruno. Dire uchetamo, il problema è che vogliamo respingere le cose, ecco perché stanno bussando alla porta e fanno male. Mi spiego? Quindi ha fatto male perché? Cioè, anche a me, no? Come vi racconto sempre, che poi lo deduco nei podcast, hanno fatto male secondo la mente razionale delle persone, ma sono stati i miei più grandi benefici quando uchetamo li ho inclusi. Perché tutto ciò che vediamo male nell'altro, anche se vediamo una persona come male, malvagia, sono delle paure che abbiamo, che stiamo resistendo a delle nostre capacità e talenti. Cosa voglio dire con questo ancora più semplice? Che quando additiamo qualcuno come egoista, manipolatore, traditore, no? Sono atteggiamenti che riguardano il nostro karma. Sono atteggiamenti che riguardano il nostro karma e con l'inclusione, cioè l'accettazione di quello che è accaduto, tu sciogli il tuo karma, che magari tu non sei uguale a quella persona e dici ma io non sono uguale a quella persona, manipolatore, eccetera. No, non sei tu, ma se sta nel tuo cerchio di proiezione vuol dire che ti riguarda, vuol dire che ti riguarda. Quindi uketamo, io accetto, io benedico, io ti benedico. Vi ho fatto l'altra volta l'esempio, non mi ricordo in quale video di magia pratica, di quando sono uscita, che mi sono presa la mononucleosi. Comunque oggi è il primo giorno senza febbre, ragazze, dopo Natale. Quando sono uscita, che sono andata in quel locale pubblico, era un evento pubblico, c'erano 200 persone, mi volevano tantissimo i miei amici che fossi lì, e la mia presenza era importante per loro. Ok, sono uscita e poi mi sono presa la mononucleosi. E vedevo tutte queste persone al banco, no? Queste persone al banco a bere, ma bere con inconsapevolezza, no? Per non voler sentire o per voler dimenticare. E quindi quell'assenza di sé mi ha fatto molta compassione, no? E mandavo benedizioni. Allora io siccome, vabbè, a parte io sono astemia, ma non ho niente contro, no? Però che cosa vuol dire questa cosa? Non è che vedevo la persona e mi apparteneva, che era una persona staccata da sé, che si beveva 10 cocktail al minuto. Non è che io sono quello, ma io sono quella immagine che sta proiettando la mia anima affinché io faccia un certo tipo di esperienza emozionale. Allora cosa mi ha comportato quella cosa? Grande accettazione di ciò che vedevo, senza l'ardire di voler cambiare il destino di quelle persone, mandando benedizioni, provando una sensazione di dolce malinconia, dolce tristezza, accogliendo quelle emozioni in me, mandando benedizioni. Cioè, mi spiego cosa vuol dire questa cosa? Più o meno, avevo spiegato l'altra volta, più o meno sì. Allora dai, facciamo le carte. Vediamo che Alessio si è preso la responsabilità di scegliere. Voglio vedere un po' che cosa hanno da dirci le carte, che sono le carte dell'amore queste, no? Sono quelle che ci parlano sia delle tempistiche amorose, di alcuni eventi che possono accadere, sia di alcune ferite. Vediamo cosa ci vogliono dire. Salutano comunque papà e la mitica prof. Sì, papà e la prof. Allora, Papino, mi sono dimenticato, grazie Alessio che me l'hai ricordato. Papino vi saluta tanto, dice che sta preparando delle massime per voi. Ho detto, va bene, l'ho sentito prima. Delle massime per le ragazze e i ragazzi. Anche mia madre vi saluta, lei, sapete, sta un po' più in disparte. Però papà sta fuori adesso perché è andato da mio fratello, ok? Quindi, allora, vediamo un po'. Alessio si è preso la responsabilità di vedere. Intanto tu leggi i commenti, Ale, se c'è qualcuno urgente, leggimi subito che io... Adesso, no? Vai. Ciao Francesca, auguri. Volevo chiederti una cosa alla quale non trovo risposta. Se l'uomo che amo fa uso di sostanze stupefacenti, posso fare qualcosa io? Grazie. Allora, sì, se l'uomo che ami fa uso di sostanze stupefacenti, quindi significa che c'è nel tuo karma.
Quindi cosa vuol dire? Prima di tutto è molto semplice. Allora, cosa provi? Le emozioni sono la direttiva da seguire. Cosa provi? Quali sono le emozioni che ti scatena l'uomo che ami, che fa uso di stupefacenti? Quindi qual è l'emozione? Tristezza, malinconia, come si dice quando non puoi fare niente, no? Nel senso di impotenza. Cosa provi? Bene, allora, senti le emozioni, affidati alla dea o al dio di quell'emozione, perché nella misura in cui tu ti affidi a quell'emozione, tu fai entrare quel dio in te dicendo io mi affido a te, dea dell'impotenza, dea della dolce tristezza, dea dell'abbandono, aiutami a vedere quello che ancora non vedo, muovi i miei passi, illumina il mio cuore, le mie idee, la mia mente, aiutami a vedere quello che ancora non vedo e poi fammi essere alla tua altezza, fammi essere all'altezza di questa situazione. Io ho fede in te, io ho fede in te, fammi essere alla tua altezza. Ok? Quindi prima approcciati all'emozione, poi benedici la persona che ami. Io ti benedico e poi visualizza a occhi chiusi la persona che ami con un'aurea di luce intorno e visualizzala nella gioia, come se ti stesse parlando in modo gioioso, visualizzala in questo modo e dai benedizioni, manda benedizioni, senza avere l'ardire della mente che vuole controllare o cambiare le cose o il destino di qualcun altro, perché l'uomo che ami, che fa uso di sostanze stupefacenti, è un'immagine della tua anima, vabbè, tutto da riportare a te affinché tu possa fare un certo tipo di esperienza emozionale con delle emozioni che solo grazie a quell'immagine del tuo uomo che fa uso di sostanze stupefacenti tu puoi fare. Cioè l'impatto emozionale che ti arriva con quell'immagine tu non potresti averlo con un'altra immagine. Mi spiego? Ok. Un'altra? Cosa, vai. E poi facciamo le carte. Vai. Se posso potrei rispondere io. Vuoi rispondere Alessio? Daniela Bilardi dice: io esattamente come ha detto Alessio, infatti te l'ho scritto. E quindi cosa si deve fare per trovare stabilità con un uomo? Vero, l'amore muove ogni cosa, da allora perché le relazioni vanno a, immagino, farsi benedire? Sì. Allora, io mi sento di dire a Daniela che fondamentalmente, partendo dal presupposto che l'altro non esiste e che quindi non posso trovare fuori di me quello che posso avere, che ho già dentro, mi sento di rispondere semplicemente che per trovare la stabilità con un uomo prima bisogna trovare l'amore dentro di sé per se stessi a 360 gradi. Una volta che ci amiamo incondizionatamente, in automatico, se è quello che dobbiamo attrarre, attrarremo anche l'altra persona. Sì, quello che dice Alessio è giusto. Io vorrei dire anche un'altra cosa. È proprio come per agganciarmi proprio a quello che sta dicendo Alessio, che è giusto, per attrarre, essere la stabilità con un uomo, ha come priorità la stabilità con il tuo amante mistico. Quindi cosa intendiamo per stabilità con un uomo, con una donna? Intendiamo l'accettazione di noi stessi, perché quando cerchiamo una stabilità fuori non può esistere, perché come diceva giustamente Alessio, l'altro non esiste. Quando sei in pace e sposi la tua vera natura, tu sei in pace e quindi stabile anche con la tua relazione o con le tue relazioni. Come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 10, noi possiamo avere diverse relazioni, molteplici se siamo rondini, o una relazione con una persona soltanto se siamo modalità pappagallo, oppure se siamo un'aquila possiamo viaggiare sole o soli a esplorare luoghi meravigliosi e avere anche lì più compagni, però viaggiamo sempre in solitario, quindi la stabilità fuori non esiste nella misura, cioè esiste nella misura in cui tu sposi la tua vera natura e quindi ogni persona con cui starai stabile. Mi spiego? Non so se sto rendendo il concetto, tu hai capito Alessio cosa voglio dire? Ecco, questo è il senso.
Ok, facciamo le carte o ci abbiamo... Sì, facciamo, perché sennò Non finisco più. Va bene, Se no vediamo mi che ci così. dicono le carte, così rispondiamo anche alle altre domande. Vediamo rispetto a questa cosa della stabilità, quindi di cui abbiamo parlato, ci risponderanno sicuramente adesso le carte. Vediamo che cosa ci dicono. Blocchi causati da memorie karmiche. Ragazze, l'ho appena detto prima quando ho risposto all'altra domanda. Allora, noi abbiamo delle memorie karmiche legate alla mancata accettazione di sé. E quindi la mancata accettazione di sé porta a cercare fuori. È proprio come se fosse questo l'epilogo di quello di cui stiamo parlando adesso. Nella misura in cui noi non sposiamo la nostra vera natura, dovremo confrontarci con delle relazioni inappaganti fino a quando non scopriamo la nostra vera natura. E questo sono blocchi causati da memorie karmiche, perché il karma ha a che fare con tutte quelle necessità, perché il karma è la necessità, affinché noi possiamo sciogliere paure, attaccamenti e resistenze che ci separano dall'amore. Ma l'amore è l'amore per il tuo sé. E poi può essere anche l'amore fuori, mi spiego? Quindi ci sono blocchi causati da memorie karmiche che ti impediscono di vedere che la vera stabilità è la stabilità con l'amante o sposo celeste, e quando tu risolvi questa cosa e ami incondizionatamente il tuo sposo o sposa celeste che sei tu, la tua vera natura, allora trovi stabilità fuori. Memorie karmiche ci vengono dalla nostra genia. Ci vengono dalla nostra genia. Quanti dei nostri genitori, nonni, avi sono stati costretti a occultare la loro vera natura in virtù di paradigmi sociali del momento? Sociali, culturali, religiosi? Questo ve l'ho spiegato bene nel video Magia Pratica 8, il culto degli antenati, dove e vi dico soprattutto che tutti i nostri potenziali, le potenzialità e i talenti sono stati magari talenti di maghi, di sciamani, di sciamane, di streghe, tutti i talenti artistici, soprattutto nella società post-industriale, sono stati schiacciati da condizionamenti che hanno imposto ai nostri nonni, ai nostri genitori, anche ai nostri bisnonni, la necessità di occultare le velleità artistiche in funzione del posto fisso. Zalone, il posto fisso. Io ve l'ho sempre raccontato che mia nonna voleva fare l'attrice e mio nonno la fece scendere quando stava lì seduta sulla sedia da regista e disse, lo disse in dialetto, scendi mo e torna a casa, ok? E quindi mia nonna voleva fare l'attrice, invece no, il posto fisso, dovevamo avere la possibilità. Mio padre è un poeta, no? Mio padre è un poeta, un filosofo, ma ha fatto economia bancaria, ha fatto ragioneria prima e poi economia bancaria, perché veniva da una famiglia dove mio nonno era un contadino e mia nonna non aveva nemmeno la prima elementare, e quindi lui è stato l'unico di tutta la sua parentela a laurearsi a Siena, cioè andare lì e si manteneva al convitto, insegnando al convitto con gli studenti. Quindi papà è per me un grande esempio di eroismo. Perché non c'era cioè all'epoca, negli anni 60, negli anni 50, era necessario il posto fisso da lì in poi, no? Perché se dicevi faccio l'artista, ma come mangi poi? Quello che hanno detto a me per 20 anni poi alla fine, no? Io avevo anche questa cosa. Quindi blocchi causati da memorie karmiche che sia dal lavoro sia dalle relazioni occultano la nostra vera natura, impedendoci di realizzare la prosperità, che come vi ho detto pure altre volte, la prosperità è a più livelli, è la prosperità di idee, prosperità di affetti, prosperità di salute, prosperità di denaro. Sono i 4 pilastri su cui si basa la prosperità. Ma finché non sposi la tua vera natura, non hai idee, non hai salute, non hai affetti, perché le idee ti vengono se non sei castrato nei pensieri, e quindi sposando la tua vera natura ti ampli. La prosperità materiale arriva quando tu segui quella natura, e il denaro è un effetto collaterale di ciò che fai con passione, di quando ti dai perché hai scoperto la tua vera natura. Poi iniziano gli affetti, le persone
delle quali ti circondi, che condividi gli stessi ideali, lo stesso movimento, no? Movimento di ideali. E poi c'è la prosperità di salute. La prosperità di salute non significa che poi non ti ammali mai, cioè io vedete, mi ammalo 2 volte su 3, cioè, nel senso, ma non è quello che ti capita, perché sono eventi, entità, spiriti, ma cosa ne fai di quello che ti capita? Sono stato un mese a pronunciare Emao, sabbe satta su chi conto, Emao, o che tamo, cioè, lo sapete. E quindi quello che ne ho avuto sono delle capacità, delle potenzialità, dei talenti sicuramente, che la mente razionale non può comprendere, quelle capacità che ho sviluppato grazie all'inclusione della malattia. Mi spiego? Ok, quindi abbiamo risposto ai blocchi causati da memorie karmiche. Bene, Alessio, abbiamo altre domande? Stai leggendo? Sì, Marzia Ok. Stella chiede: ciao Dolce Francia, anzitutto auguri a te, adesso e tutta la tua famiglia. Vorrei chiederti, Grazie. rispetto a Magia 10, Sì. potrebbe essere che la tua natura a periodi diversi incarna tutti e tre i tipi? Grazie. Guarda, c'è sempre una parte che tende, l'ago della bilancia c'è sempre una parte dove tende di più. Dobbiamo però, perché comunque sia tra aquila, tra pappagallo e aquila e rondine ci sono tantissime sfumature, no? Anch'io ho vissuto tante sfumature, sono stata in coppia, ho avuto convivenza, ho avuto poliamore, cioè anche se comunque anche nel poliamore non mi ci sono mai ritrovata più di tanto, nel senso è una persona, poi magari dopo un po' ce n'è un'altra, ma dopo un po', non contemporaneamente. Ho avuto tanti amici, tantissimi amici, modalità rondine, però in tutti i casi il mio ago della bilancia tendeva sempre sull'aquila, ok? Perché anche quando ero in coppia, anche quando ero con gli amici, io mi sento sempre dentro di me che faccio un'esperienza solitaria, consapevolmente di essere solitaria. Mi spiego? Che spero Che altro abbiamo, Alessio? Intanto leggo anch'io. Grazie ragazze degli auguri, grazie. Allora. Sì, stiamo sciogliendo i nodi karmici, ragazze, infatti, stiamo sciogliendo proprio dei nodi karmici importanti. Sì. Ale, che dici? Niente? Allora, sai che facciamo mo'? Vediamo che facciamo mo'. Vediamo un po'. Abbiamo visto queste memorie karmiche, no? Blocchi causati da memorie karmiche. Adesso uso, visto che ci hanno messo blocchi causati da memorie karmiche, ci mettiamo gli oracoli della Maria Vittoria. Sono bellissimi questi qua. Questi qua, le memorie genealogiche ereditate, e vediamo un po' di mettere. Grazie, ha detto spiegazione perfetta, grazie. Grazie a te, bella mia. E vediamo un po' di mettere sui blocchi causati da memorie karmiche. Vediamo quali carte, qual è l'oracolo, qual è la memoria genealogica che c'è su questi blocchi causati da memorie karmiche. Vediamo un po'. Vediamo un po', questo vale per tutti ovviamente, dobbiamo riflettere su quello che uscirà. Ale, mi porti il play che sono sentito freddo alle gambe, che ho acceso lo split, la stufa a pellet. Alessio il velino. Alessio il velino, vediamo cosa ci porta il plaid. Alessio il velino ci porta il plaid. Siamo come in famiglia, ragazzi, bellissimo. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo cosa ci dicono sulle memorie karmiche sui blocchi causati da memorie karmiche. Vediamo che carta ci esce, vediamo un po' su che cosa ci fanno riflettere. Non ci posso credere, Ale, le credenze sono uscite. Le credenze limitanti. Abbiamo appena finito di dire che il fatto di aver avuto magari dei nonni, dei genitori, degli avi, no, che hanno dovuto sacrificare la loro vera natura in virtù di credenze secondo le quali si riuscisse a sopravvivere, no? L'era post-industriale, al posto fisso, quella cosa lì, però annichilendo la propria vera natura.
E questo non è soltanto, no, su un aspetto della vita, non è soltanto sul lavoro, perché annichilendo la tua natura, la annichilisci in ogni ambito, nelle amicizie, nelle relazioni, nella prosperità. Mi spiego? E quindi c'è, oggi vedo, riconosco e supero tutte le superstizioni e le credenze familiari che mi impediscono di evolvere. Parliamo sempre, guarda un po', memorie karmiche, avi e familiari e le credenze, scusami, e le credenze familiari. Quindi rispetto all'amore, rispetto alle relazioni, rispetto alla prosperità, ci sono delle credenze che vanno riassorbite, E quindi mi viene da pensare anche, qua c'è un gatto nero, l'istinto, no? L'intuito. Seguite l'intuito, ragazze. Cioè, io sapete come faccio? Allora, la prima cosa che mi viene in mente è l'intuito. L'intuito che viene dall'istinto profondo, no? Il secondo dopo arriva la mente a dire no, stai sbagliando. Ma ok, è la prima cosa. È la prima cosa. È la prima cosa. Istinto, natura vera causano queste, cioè no, causano memorie karmiche, bisogna farsi responsabili di quello che è stato creato fino a questo momento e riassumersi la responsabilità. Come vi dicevo, vi ricordate nel video Fiamme gemelle, anime gemelle, dalla Kabbala al buddismo al mito? Noi non creiamo mai da soli, abbiamo un'altra entità che co-crea con noi. Noi creiamo con o il codice morale, le credenze limitanti, o il codice estetico, che è il codice narrativo naturale della bellezza, quello con l'amante mistico, no? Quindi creiamo con queste cose. Quando abbiamo creato con questi due tipi di narrazioni, con questi due codici narrativi, noi abbiamo creato fino a questo momento con il codice narrativo morale, quello che crea le memorie karmiche, quello che secondo i tuoi avi, no, fosse giusto, abbiamo creato con quella dinamica. Però, come diceva, vi ricordo che vi dicevo sempre anche, c'era un grande professore all'università che diceva la natura vince sempre alla fine. La natura vince sempre. Infatti alla fine comunque io mi sono realizzata nella mia natura nonostante tutte le battaglie contro queste memorie karmiche. E sposando il mio amante mistico, la mia vera natura. Perché come vi ho detto nel video Magia Pratica 10 pure, essere la propria vera natura mica è facile. Non è facile per niente, perché devi lottare contro le tue stesse resistenze a darti alla tua vera natura, che significa darti al tuo amante mistico. E vi ho raccontato nel video Magia Pratica 10 per l'ennesima volta quanto ho lottato contro la famiglia, contro il mondo. Vi ho raccontato anche di quando mio padre ha perso la liquidazione perché ha lavorato in banca per tutta la vita, voleva che entrassi io in banca, aveva questa speranza. Io dissi no papà, io devo inseguire i miei sogni, io sono un artista. Rimanendo per mesi con 30 euro al mese, basta che stavo dentro casa, scrivevo canzoni e mi dilettavo con tutte le mie velleità artistiche e stavo felice. Però quello ha perso la liquidazione, quindi ho avuto i sensi di colpa contro cui lottare con quei sensi di colpa. Però io sapevo che alla fine ce l'avrei fatta, perché bisogna lottare contro quelle memorie karmiche, superare le proprie paure di perdere tutto, di non avere tutto, e mi hanno dato della pazza. C'erano i miei amici che avevano finito l'università insieme a me che cercavano lavoro, non trovavano lavoro e io invece avevo a disposizione un posto in banca. No! Ho detto no! Perché? Perché sapevo dentro di me che qualche cosa io ce l'avrei fatta, prima o poi. Ci ho messo più di 10 anni, 15 forse. Sperimentandomi, ma dentro di me avevo il fuoco che ardeva. All'epoca non sapevo che si chiamava amante mistico, il fatto che io avessi sposato quella mia natura già. Me l'ha insegnato lo yoga sciamanico. Io all'epoca lo chiamavo spirito guida. Era più forte di me, un fuoco inarrestabile. E quindi quelle credenze bisogna avere il coraggio di superarle. No, sì, soffro, piango, mi dispero, ma io ci credo. Io ci credo. Allora vi ricordate la scena di Matrix? Era la fine di Matrix 3,
se non sbaglio. Ale, quando viene chiesto l'oracolo, tu lo hai sempre saputo? Qual era? Matrix 3? Abbiamo visto l'altro giorno. Forse il Reloaded. Ah, il 2. Praticamente dove, no? Alla fine, quando Neo riesce a sconfiggere tutti, va nel paese delle macchine, no? E si dà, alla fine l'oracolo, quando torna la vita sulla Terra, c'era la guardia del corpo dell'oracolo che chiede all'oracolo: ma tu l'hai sempre saputo, non è vero? Si gira lei, l'oracolo, e dice: no, io ci ho sempre creduto. Cioè, mi spiego. Quindi crederci è la fede, ok? Quindi sì. Ok, che altro ci dicono le ragazze, Ale? Io intanto leggo. Ragazzi miei, aspettate, siete tantissime, è stupendo tutto questo, sto cercando di leggere. Allora, Paola dice allora, ciao Francesca, nostra maestra, ciao bella mia, ma una relazione karmica può diventare amore vero? Ho bisogno di una risposta da te. Paola, allora togli la definizione di karmica, ok? Togliamo le definizioni, perché la definizione è un giudizio. Togliamo la definizione ci collassa nella limitatezza. Allora, una relazione karmica può diventare amore vero, sono tutte relazioni karmiche. Sono tutte relazioni karmiche, ma questo ve lo dicevo già dal primo video sulle fiamme gemelle, vi ricordate? Perché è tutto karma. Se per relazione karmica intendiamo una relazione dove sperimentiamo della tossicità, dipende che tipo di tossicità, non si può fare una cosa uguale per tutti, mi spiego. Se c'è una persona che abusa di te, ok, quella relazione è una relazione tossica. Quella, proprio l'abuso, no? Lì non c'è, c'è una mancata risoluzione di karma da parte tua, se parliamo di quel tipo di abuso, anche psichico e fisico, no? Quelle va fatta una terapia su quel tipo di abusi, perché hai delle memorie karmiche da sciogliere importanti. Però tutte sono relazioni karmiche. L'amore vero può arrivare soltanto quando tu sposi il tuo sposo celeste. Mi spiego? E diventa amore. Cioè, cosa intendiamo per amore vero? Che qua mettiamo troppe etichette a seconda del livello di coscienza, mi spiego? Cioè, riascoltatevi ragazzi miei il video di Magia Pratica 10, perché penso che là vi ho dato delle informazioni importanti, perché quando tu rientri, sposi la tua natura, vedi anche le persone con le quali tu pensavi che non fosse amore vero, vedi come manifestazione di amore anche quello. Perché noi vediamo dal livello di consapevolezza in cui siamo. E quindi se tu parli di una persona, relazione karmica con una persona che non ti rispetta, cosa vuol dire? Bisogna sempre contestualizzare, o ti fa arrabbiare, perché noi abbiamo sempre a che fare con la nostra mente, crede di voler avere a che fare sempre con un altro io, cioè siamo due personalità che lottano. Due personalità. Quando nell'altro vedi la manifestazione animica del Dio, allora tutto cambia, cioè cambi proprio prospettiva tu e quindi non ti fai più la risposta: ma è amore vero o non è amore vero? Se stai soffrendo tu per una relazione che hai in questo momento, è perché tu devi sciogliere, non c'entra niente l'altra persona. Non so se mi sto spiegando, forse è più complesso, è più facile a sentirlo che a dirlo. Ale, sì. Ok, allora. Morgana chiede come si fa a riconoscere la propria vera natura. Guardati intorno. Che cosa hai intorno? Cosa ti piace? Quello che hai intorno ti piace, è soddisfacente? Quello che hai intorno è la tua vera natura in questo momento, ti dà l'esempio di quello che tu sei in questo momento. Lo accetti quello che sei in questo momento? Dipende se accetti quello che hai intorno. Ok? La tua vera natura è qualcosa che puoi vedere anche con gli occhi quando guardi indietro nel tempo lineare illusorio, no? Quanto sei contenta, quanto non sei contenta.
Guarda, prima di tutto io ti dico di guardare quello che è intorno. Lo accetti quello che è intorno o non lo accetti? Che cos'è che non accetti e che cos'è che invece accetti? La tua vera natura ha a che fare dove cade di più l'ago della bilancia. Nel video Magia Pratica 10 penso di essere stata molto chiara su alcuni punti di riflessione su questo. La tua vera natura è come fai e cosa ti viene semplice fare, mi spiego? Cioè, cosa ti viene semplice fare? Io mi ricordo che quando ero in Australia dopo alcuni mesi sono andata a lavorare in Mittegong, nella Bausada Vinegard, che adesso mi sa che non c'è più, che l'hanno venduta. Facevo la contadina, potavo le viti. Allora, i proprietari della tenuta, no, mi dicevano Frankie, perché mi chiamavano Frankie, tu hai questa devi trovare delle persone che ti amano nella semplicità come ti amiamo noi, mi dicevano, no? Ti vediamo ogni mattina con la tuta da lavoro, andare alle 7 di mattina a potare le viti, poi fino alle 6 del pomeriggio. Sei una persona semplice, spontanea, genuina, mi dicevano, no? Io facevo la cantante ancora all'epoca, no? E quindi loro vedevano che comunque mi sforzavo anche di fare certe performance quando facevo i concerti in tutta l'Australia, no? E a volte ero in ansia perché mi sentivo di dover essere performante, no? A un pubblico, le aspettative del pubblico, però non mi veniva naturale a me, capito? Mi veniva naturale andare a potare le viti, suonare la chitarra in mezzo alla vigna, essere più spontanea. Ecco, quella spontaneità, quella è la tua natura. Perché? Perché ti viene facile. Tutto ciò che ti viene facile, ti viene spontaneo, quella è la tua natura. Ok, laddove tu cerchi di mettere dei costrutti o di performarti a delle condizioni, non è più la tua vera natura. Laddove senti sforzo, ecco, mi sa che ho centrato il punto. Laddove senti sforzo, là non è più la tua natura. Impegno sì, ma non sforzo. Io quando facevo la cantante ho fatto tantissimi concerti nella mia vita. A me piace, no? Mi piace esibirmi. Mi piace tantissimo essere il giullare di corte, esibirmi tra gli amici, ma anche sul palco. Mi piace tantissimo esibirmi. E non a caso l'archetipo della stella è nella mia genia. Quindi mi piace tantissimo esibirmi, però quando ho le aspettative dell'avere una performance, dell'essere performante a quello che vogliono gli altri o alle mie stesse credenze, là mi sforzo, mi stanco e perdo l'entusiasmo e non mi viene naturale. Ok? Quindi le cose che ti vengono naturali è la tua vera natura, mi spiego? Ok. Cos'altro, Ale? Sabbi chiede: ciao Francesca Preziosa, come faccio a lasciare andare il controllo mentale con un uomo con il quale ho una connessione molto potente? E il controllo mentale, che vuoi dire? Nel senso, noi abbiamo... Come faccio a lasciare il controllo mentale? Hai provato ad accettarlo il controllo mentale? Cioè, perché alla fine noi stiamo demonizzando a volte, no, quel livello di coscienza, cioè la mente razionale ci gioca dei tranelli a volte, no? Nel senso, più cresci in consapevolezza, più cresce anche un po' la tirannia dell'ego. Lasciare andare il controllo. Mi ripeti la domanda, Ale? Come faccio a lasciare andare il controllo mentale con un uomo con il quale ho una connessione molto potente? Allora, nella misura in cui hai una connessione molto potente, non devi lasciare andare, non puoi lasciare andare niente, perché lo vuole il tuo karma. Piuttosto includi, uketamo, uketamo. Io vi suggerisco sempre di fare dei momenti di presenza quotidiani, no? Dei momenti di presenza quotidiani, perché laddove tu vuoi avere un controllo è l'ego, è la mente razionale, appunto. Vedere l'altro, usa un altro tipo di mente, ecco, usa un altro tipo di mente. Vedere l'altro
con un altro tipo di prospettiva ti può far lasciare andare il controllo gradualmente. Vedere l'altro come la manifestazione del tuo amante mistico che ti vuole far sperimentare un certo tipo di esperienza emozionale affinché tu superi le tue resistenze e le tue paure. Cioè devi cambiare mente. Non puoi lasciare andare il controllo razionale con la stessa mente. Devi cambiare mente. Come fai a cambiare mente? Usare la mente trascendente, che è quella poetica. Immaginati nuove storie. Riscrivi la storia, lo storytelling, no? Ve lo dico sempre. Ma soprattutto rispetto a questa domanda devi vedere l'altro come la verità che è. L'altro è un'immagine della tua anima, è la tua anima che prende l'altro, no? Gli dà come a questo Babbo Natale, tieni, questo è altro, o l'altro, questo sono l'altro, ok? Gli dà a Babbo Natale, che è l'altro, la tua anima, il copione per farti fare un certo tipo di esperienza emozionale. Quindi cosa ti provoca l'altra persona? Fai l'esperienza con l'emozione, fai l'esperienza con quello che ti dice e usa l'altra persona come la verità che è, cioè espediente del divino, affinché ti possa far provare determinate emozioni, determinate emozioni, appunto, per superare te stessa. Cioè devi cambiare mente, non puoi usare la stessa mente per eliminare il controllo. E questa è la mente trascendente, la mente poetica. Ok, comunque c'è tutto nei podcast, ragazzi, io vi dico sempre studiate, la mente si allarga, la mente si allarga, la mente si allarga, ok? L'ultima, ragazzi. Lei vuole sapere di che segno sei, per curiosità. Che segno sono, ragazzi? Me l'avete scritto sull'email. Sono anni che me lo chiedete. Che segno sono? Sono anni che me lo chiedete. Che dici, Ale? Svegliamo l'arcano? Non dare a me questa responsabilità. Svegliamo l'arcano. L'ascendente mio lo sapete già perché lo dico sempre, l'ascendente vergine. Dai, un indizio. Do un indizio. Allora vi dico che Sole e Luna sono congiunti nello stesso segno. E questo segno che dice? Stanno scrivendo Agnese e Giuliel scrivono Acquario. E hanno ragione! Hanno ragione! Anche Laura Bertuccelli. Sì, Luna e Sole congiunti in Acquario, ragazze mie. Abbiamo svelato l'arcano, sono Acquario, ascendente Vergine. Svelato l'arcano. E beh sì, ragazzi miei, se no non potevo fare una rivoluzione qua, io se non ero Acquario dove andavo, cioè che facevo? Cioè, voglio dire, l'amore per il collettivo, l'amore per il collettivo, è certo. Poi con questo Plutone in Acquario, che te lo dico a fare, mi sono armata di stelle e piroette lancianti. Che cazzo stai dicendo? Piroette lancianti. Quindi sì. Vabbè, dai, ragazze mie, io concluderei qui, sto morendo di fame. Forza, sei una meravigliosa rivoluzionaria. Amore, chi l'ha scritto? Laura Bertuccelli. Grazie, amore, grazie Laura, grazie. Io sto morendo di fame, ragazzi, perché dovete sapere, io oggi non ho pranzato niente, mi sono prese le vitamine, il sostegno, la centrifuga, sì, però niente, perché volevo farvi questa diretta, però non lo sapevo ancora, perché così poi alla fine ho detto sì, io la voglio fare perché voglio stare con le ragazze mie, tutte le ragazze mie, ragazzi miei, perché siamo una famiglia e io la voglio fare. E quindi non ho mangiato niente, stavo emozionata, ma si sente, oggi sto più emozionata del solito comunque. E quindi ho una fame pazzesca. E chi ti ferma? C'ho una fame pazzesca. Teresa ha scritto, e chi ti ferma? Amore, grazie Teresa. Quindi io ho una fame pazzesca, ragazzi, vado a mangiarmi una cosa prima di svenire, perché mentre sto parlando è possibile che ci sia una caduta di svenimento, così, perché c'ho una fame pazzesca. Quindi, ragazzi miei, ragazzi, allora per concludere, voglio lanciare così una carta della magia, così siamo nella magia di Natale, la magia di Natale, Ale, no? La magia di Natale. Una carta della magia, così per concludere. Vediamo. La magia di Natale, vediamo. Una carta per concludere, no? Vediamo i nostri maestri ascesi, spiriti guida, amante divino, amante celeste. Cosa ci vogliono dire alla nostra famiglia, alla nostra comunità? Vediamo. L'universo! Polvere di stelle! Todos somos polvo de estrellas! Siamo polvere di stelle! Ho detto che ti sei armata di stelle filanti. È vero, mo l'ho detto! No, è vero, mo l'ho detto! Cioè, l'universo,
tutti siamo polvere di stelle, ragazze mie, è un messaggio bellissimo. E allora, se siamo tutti stelle, simmolo non si vuol dire, semmilo, no, sembro Fantozzica. Sillo, allora Sillo. Siamo tutti polvere di stelle, ragazzi, è una carta bellissima che ci dice che siamo unite, siamo bellissime, bellissimi, stiamo creando un universo pazzesco, l'universo ci ha ascoltato e come vi ho detto prima, appena abbiamo aperto la diretta, cosa vi ho detto? Vi ho detto quali sono i vostri sogni, i vostri desideri. Ed è uscita la carta delle stelle, realizzazione di tutti i vostri desideri. Però, ragazzi miei, ragazzi, a patto di una cosa: sposate l'amante mistico. E tutti, io ve lo garantisco, ve lo sottoscrivo da buon acquario che sono, guarda, perché io lotto per manifestare tutto questo, si realizzano, ma sono già adesso realizzati. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi amo, vi stramo, fatemi baciare tutte, fatemi baciare. Un bacio a tutte e a tutti. Io vado a mangiare prima che il mio desiderio di nutrirmi vada in fumo, perché mi vaporizzo, perché sto morendo di fame, adesso un minuto. Quindi grazie, vi amo, vi stramo, è bellissimo. Sabbe satta succhi contu. Alessio. Ciao ragazzi a tutti, e tanti auguri ancora. Vi stramo, ragazze mie, noi ci vediamo prestissimo, domani. Ci vediamo prestissimo, vi stramo, grazie. Mua.